Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Che cosa porta il mese di novembre? Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono sfera di quarzo rosa, sfera di calcite, sfera di ossidiana dorata. Variante del quarzo rosa. Andiamo a vedere con le carte della strega quali saranno le energie generali di questo novembre 2023 per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Il ragno è una carta molto bella perché comunque rappresenta il tessere la tela. Vuoi tessere la tua tela o vuoi che gli altri tessano la tela intorno a te? Hai l'opportunità di costruire il tuo mondo. Non sembra affatto male questo novembre che si sta per aprire. Andiamo a vedere anche con l'Ancient Feminine Wisdom. Non sembra affatto male per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Quali energie per questo novembre 2023? È il momento di vedere il cosmo secondo quello che è il tuo modo di percepire le cose. Ebe, sostegno spirituale. Allora, sono due carte molto belle perché comunque la carta del ragno, ve le faccio vedere bene perché comunque così le interpretiamo a modo, di solito parla degli schemi della vita che ci sono rivelati, dei quali prendiamo coscienza, quindi da questo momento possiamo consapevolmente orientare il nostro cammino e quindi creare anche ciò che desideriamo. Ci siamo liberati da ciò che ci tratteneva, non c'è più un motivo di sentirci intrappolati da persone, da situazioni, insomma un mese nel quale sembra che tu ti apra a un rinnovato punto di vista o a una rinnovata prospettiva. Intreccia i fili di ciò che desideri, di ciò che ti sta a cuore, perché comunque il momento per te è molto fortunato. Comunque ti prospetta un sensibile miglioramento. Una siccità emotiva sta finendo, ci dice Ebe. È il momento di nutrirci, farci nutrire dall'universo con quello che è il sostentamento spirituale, quindi di credere in noi stessi, di ascoltarci. Potrebbe essere un mese rivelatore per tante opportunità, la tua crescita personale, l'amore, oppure anche la semplice bella socialità. Insomma, un mese che promette un sensibile miglioramento e una crescita un po' su tutti i campi, almeno a vedere queste due carte. Vediamo col tarocco dei Visconti, mazzo bellissimo a lamina dorata, quali saranno le energie del mese di novembre per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Il Papa. Anche il Papa è una bella carta
perché il Papa comunque rappresenta l'insegnamento, rappresenta il rivelarsi dei segreti, che non va inteso come segreti, ma anche come possibilità o potenzialità che non vediamo. Può rappresentare una casa, un matrimonio, una convivenza, un lavoro che si consolida, oppure una persona che ci offre un'opportunità, o magari può rappresentare anche una persona che ha comunque un ruolo importante in società e che ci prende sotto la sua ala protettiva, quindi magari, che ne so, qualcuno che ci offre un lavoro, che ci offre un aiuto, può rappresentare un genitore. Insomma, è sempre una carta che porta stabilità e comunque porta anche quella che è una certa idea di sicurezza. La temperanza, il diavolo. Questo è il 9 di spade, non ci vedo perché mi batte la luce qua. E infine l'8 di coppe. Allora, per un mese che si apre molto bene, nella cartomanzia classica si potrebbe dire che si chiude male. Non è detto, perché l'8 di coppe ha un sacco di sfumature, e poi comunque qua mi resta nel mentale, se casomai fosse, sarebbe la voglia del tuffo nell'ignoto più che il tuffo nell'ignoto. Vediamo un pochino. L'8 di spade, il 9 di coppe, la torre, il 2 di coppe. Sono veramente singolari queste carte, una temperanza e un diavolo. Nel tarocco marsigliese la temperanza è rappresentata come un angelo, angelo e diavolo, due facce della stessa medaglia, viene da dire a vedere queste carte. Certo, qua è un 8 e qua è un 9, la differenza numerica comunque c'è, però è sempre un gradino di più. Forse inizi il mese con una certa tendenza a chiuderti. Certo, la temperanza non è una carta di chiusura, anzi è una carta molto bella, prevede pazienza, prevede armonia, prevede sessualità, prevede tutto ciò che comunque è distensione, e in un certo senso anche quello che poi vorresti fare alla fine del mese. Prevede il sondare nuove possibilità, nuove frontiere. Ok, va bene, però mi resta molto sul piano mentale, sul piano pratico. Poi è un 8 di spade. È come se tutta questa tua voglia di libertà, di armonia fosse un po' magari sabotata dal fato, o magari dal fatto che hai poche possibilità, e non parlo solo di possibilità economiche, magari si tratta del fatto che vorresti conoscere persone ma ti guardi attorno e vedi solo casi umani, come sempre succede, oppure magari, che ne so, vuoi concederti un momento di riposo, ma in realtà le cose da fare sono mille. Insomma, una latente insoddisfazione che può minare anche un po' questa armonia della temperanza, può portarti a chiuderti in te stesso, in te stessa nella prima settimana. E comunque di contro, mentre nella prima c'è forse questa conflittualità col mondo esterno, nella seconda c'è tutta l'esplosione di una voglia di vivere, anche innovativa mi viene da dire, perché il diavolo rappresenta sempre anche l'osare, quindi magari l'osare fare un qualcosa che non abbiamo fatto da tempo, quindi magari, che ne so, uno vuole uscire e non trova nessuno, dice vabbè vai, esco da sola, ipotesi. Comunque ecco, un po' come se tu avessi voglia di spezzare questa gabbia. Di solito l'8 di spade si paragona appunto ad una gabbia, dandoti un sacco di possibilità, dandoti anche compensazioni. Il 9 di coppe è una carta di pienezza, di compensazione alla luce di un diavolo. Certamente per qualcuno qui si tratta anche di un incontro d'amore, però magari parliamone quando farò la lettura sotto il profilo dell'amore, se no si rischia di non capirci niente. A livello energetico invece la terza settimana sembra la più ardua, 9 di spade su torre, un'improvvisa notizia, o magari quello che può essere un'improvvisa presa di coscienza, una rivelazione,
un momento in cui le energie tornano basse, con questa torre che forse mette un po' la voglia di tornare a rifugiarsi come a inizio mese in quella che è magari anche una solitudine. Il 9 di spade è anche questo fondamentalmente. Oddio, forse parlare di solitudine per il 9 di spade è un po' eccessivo, è più una solitudine imposta dalla quale vorremmo anche fuggire, quindi di nuovo torna un po' il senso di restrizione dopo un momento in cui le energie sono state alte, e quindi a maggior ragione forse una temperanza mediata da un 8 di spade comunque era già difficile, ma una torre introdotta da un 9 di spade, forse ancora peggio. L'8 di coppe è la estrema voglia di libertà. L'8 di coppe viene spesso associato alla rottura dei rapporti di lavoro o di amore. In realtà talvolta può significare anche l'amore della vita, che però forse non si ha il coraggio di abbracciare con tutti noi stessi. E sotto c'è un 2 di coppe. Qual è questo trionfo illusorio dal quale ti ritiri, o comunque che tu percepisci come illusorio? C'è un qualcosa che ti si apre, uno spiraglio, un qualcosa che ti permette magari di abbracciare una forma diversa di vita, in amore, nel lavoro o in generale, ma che tu sembri accogliere con una certa ritrosia. Un 8 di coppe su 2 di coppe, quindi il pudore di fronte alla bellezza, al brindisi, di fronte alla semplicità, anche spiazzante devo dire. Andiamo a leggere per esempio per l'amore. Una temperanza su 8 di spade potrebbe parlare del fatto che magari nella coppia, o se sei single anche, c'è un po' di maretta nella coppia, oppure se sei single pesa un po' di malumore. Certo, 8 di spade e temperanza comunque non sono carte di rottura, sono carte che comunque prevedono un feeling, un flirt, un comunque sapere che c'è una persona, l'aver presente una persona, l'averla fissa nella mente. Bene, le probabilità sono alte, non sarà per tutti, però sono alte già dalla seconda settimana, comunque fra il giorno 10 più o meno, 9-10 fino al giorno 20 più o meno, quindi amplia il concetto delle settimane. I tarocchi sono sempre da prendere con una certa elasticità quando si tratta di tempi. Il 9 di coppe è una carta di abbondanza che però si scontra un po' con la nostra apatia. Il diavolo è il richiamo di una persona magnetica. Non è detto che se sei in coppia debba essere un altro, può essere anche una rinascita del desiderio, anche se sei in un triangolo, ma se sei single qui è veramente un qualcuno che magari da tempo attendi potrebbe interagire con te. Ecco, qui forse l'interazione per alcuni è molto più anche profonda, nel senso che magari per alcuni non c'è solamente l'interazione a livello di conoscenza, di scambio di parole o di uscire insieme, ma c'è anche molto di più, ecco. Solo che magari questa situazione poi si blocca improvvisamente, o sei tu che la blocchi, o comunque magari c'è un qualcosa che fa sì che il meccanismo si inceppi, e quindi magari ti porta con questo 9 di spade su torre ad avere una insoddisfazione sempre maggiore dell'attuale situazione. Quindi se sei in coppia magari c'è comunque dopo un momento di fuoco, di passione, un altro momento di down. Se sei single e qui c'è un incontro importante, o anche una persona che stai aspettando, temperanza 8 di spade potrebbe essere anche questo, comunque poi dopo un momento in cui la passione sembra riprendere la fiamma o prendere la fiamma, c'è un momento appunto di nuovo di down energetico, forse perché magari la persona è una di quelle persone che magari dà tutto sul momento e poi scappa, sparisce, o magari si fa sentire poco. Insomma, qua c'è di nuovo una terza settimana conflittuale anche sul lato sentimentale, mi viene da dire. 8 di coppe e 2 di coppe. Chiudi interrogandoti sull'amore fondamentalmente. L'8 di coppe perché è un tuffo nell'ignoto? Perché fondamentalmente è il dire mi tuffo perché ho solo me stesso, ho solo me stessa. Quindi fondamentalmente la chiusura del mese si interroga proprio sull'amore e su dove si vuole andare, su cosa si vuole costruire a livello affettivo, emotivo, anche tenendo conto del fatto che questo mese potremmo rimettere in discussione quelle che sono
un po' le nostre certezze a livello di amore, per qualcuno tramite l'ingresso di una nuova persona, per qualcuno tramite lo sciogliersi eh, del- delle restrizioni, delle limitazioni che si sono messe con alcune persone, per qualcuno potrebbe addirittura essere lo scoprire che magari la persona che si frequenta o il partner o la partner non è proprio in linea col nostro sentire. Insomma, chiudi interrogandoti sul senso dell'amore e forse avendo anche bisogno di una estrema voglia di rinnovamento. Chiudi un po' come diceva la carta del ragno, decidendo di essere tu a tessere la tela, quindi di anticipare le mosse sia dei tuoi avversari sia dei tuoi adulatori. Perché? Perché non vuoi più cadere nella tela degli altri, non vuoi più che gli altri ti facciano mancare questo sostegno spirituale. In effetti, quando ho visto il Papa per il discorso di amore ho un po' tremato, perché poi il Papa di solito rappresenta un amore comunque altrettanto dogmatico, quindi è un qualcuno che sì, può esserci in alcuni momenti, però in altri momenti può far sentire un vuoto abbastanza importante. Ed ecco perché ti dico, sia che tu sia in coppia, in triangolazione o in single, qua comunque in generale la relazione che vedo è molto complicata, o la nuova conoscenza che vedo comunque dà un po' di filo da torcere. Certamente se sei single sei più avvantaggiato o avvantaggiata, o anche se stai aspettando un ritorno, perché comunque dopo un momento di conflittualità queste carte, se non c'è nulla, con un 8 di coppe su un 2 di coppe, mi dicono che comunque abbracci l'amore, quindi comunque dopo un momento di estrema conflittualità, di alti e bassi, vai ad abbracciare quello che è comunque un destino o perlomeno una prospettiva molto buona. Se sei in coppia, o in triangolazione o già in relazione, questo 8 di coppia appunto ti fa interrogare sul senso dell'amore. Bisogna vedere la situazione che hai, perché queste 4 carte centrali sono comunque rivelatrici di un momento di frattura. È ovvio che se sei single la frattura arriva con la solitudine, se sei in coppia la frattura, anche se qui rimane solo a livello mentale per ora, viene con la coppia. Quindi anche perché qui potresti, alcuni, mi raccomando, piano con i dislike, alcuni potrebbero scoprire un tradimento fondamentalmente, o comunque se non è un tradimento è proprio un valutare anche altre prospettive da parte della persona con cui hanno una relazione o che hanno nel cuore. Insomma, questo è un momento molto arduo, molto conflittuale da passare. Anche sul lavoro è un mese che parte in una maniera, diciamo, abbastanza sorniona, forse una maniera in cui un po' un colpo al cerchio, una alla botte e si va avanti. Questo diavolo e questo 9 di coppe danno una buona possibilità di crescita del lavoro per quanto riguarda diciamo più o meno appunto di nuovo dal giorno 10 al giorno 20, o comunque una buona possibilità di entrate economiche, salvo poi sto 9 di spade e questa torre mi possano rappresentare o un calo del lavoro o una spesa improvvisa, che comunque con questo 8 di coppe finale vanno sempre a parlarmi di incertezza che si proietta comunque su una situazione che comunque, se hai il lavoro, vedo restare consolidata. Per qualcuno sarà la voglia di scappare anche da un posto di lavoro, per altri sarà proprio lo scappare, l'avviare proprio lo scappare, anche perché una torre e un 8 di coppe assieme, forse potrebbero essere la chiusura di un'esperienza lavorativa, anche alla luce di un 9 di spade che è un po' una carta di, diciamo, anche di desiderio di rivalsa su un qualcosa che forse percepiamo come ingannevole a motivo della presenza del diavolo. Quindi magari sul lavoro lo vedo partire bene il mese, però lo vedo chiudersi male. Non sarà per tutti che ci sarà il cambio di lavoro o l'idea del cambio di lavoro, però comunque ecco, potrebbe essere un momento dove si valuta seriamente l'idea di abbandonare una posizione in virtù di nuove possibilità che vogliamo porci. In particolare, se qui vuoi aprire un'attività in proprio, potrebbe essere il mese che ti fa un po' sbottare di fronte a quelle che sono le pretese, anche un po' inganni altrui, le piccole bugie magari, e ti fa comunque decidere, scegliere, perché poi alla fine vedi
quando ti ho tirato fuori queste carte ti ho detto è una carta bellissima perché ti permette di scegliere. Sì, perché effettivamente qua giù tu scegli, cioè il mese dove sei satura veramente, dove ne hai le scatole piene e dici basta, 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 voglio andare oltre, voglio vivere come decido io, però lo dici alla fine del mese, vedi, dopo un po' questa situazione non proprio stabile. E questo secondo me, anche se stai cercando un lavoro, potrebbe esserci comunque una buona possibilità, sempre diavolo sul 9 di coppe, un qualcosa che seduce, che porta abbondanza, che però magari o viene stoppato o non ti dà quello che cerchi. Anche qui decidi di fare di testa tua, di seguire quello che ti nutre. Alla fine è questo un po' il senso di queste carte qua, seguire ciò che veramente nutre il tuo spirito. Quindi è un mese nel quale la sfida è molto 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 grande. Perché? Perché si parte sia in amore che nel lavoro da un momento di apatia, un momento di fermezza, un momento anche di pazienza. Si ha un momento di fuoco che sul lavoro può risultare anche un momento di conflittualità. Con un 9 di coppe ce lo vedo poco, però magari a livello mentale di insoddisfazione profonda, o in amore un coinvolgimento con anche parecchio sesso, secondo me. Poi un momento di down in cui tutto ciò che si era alzato, che aveva tirato sulla testa, sembra poi stoppare, e alla fine qui dice no, basta, basta, voglio fare di testa mia, voglio seguire il mio istinto, voglio tagliare quei rami secchi che non mi servono più, ai quali sto portando pazienza. Certo, nei casi più esasperati sarà il tagliare una relazione, sarà il tagliare un posto di lavoro. Nei casi dove la pressione di questo 9 di spade e questa torre si farà sentire meno, sarà un discorso di avviare mentalmente un distacco da una situazione che comunque ci pesa, per proiettarsi appunto verso un qualcosa di ancora incerto, ma che certamente ci dà più soddisfazione. Quindi un mese nel quale fondamentalmente il canovaccio è questo. Comunque, nell'eventualità ti faccio un piccolo riassunto, così comprendi meglio le possibilità. Questo è il riassunto della variante numero 1. Il mese si apre bene, ma si chiude con una gran voglia di rinnovamento. In realtà all'inizio del mese sembri avere una certa tendenza alla chiusura, con la necessità di riposarti ed un approccio conflittuale verso le persone attorno a te, quindi una latente insoddisfazione potrebbe caratterizzare i primi giorni del mese. La seconda settimana però è una scarica energetica, quasi un atto liberatorio. In amore, nella vita sociale, lavorativa o familiare, la tua grinta si farà largo, quindi fai attenzione anche alla focosità, se mal direzionata può portare a litigi. In amore potrebbe rappresentare un incremento della passione, del desiderio o la voglia di avventura, ma anche la gelosia. Di nuovo nella terza settimana un down energetico potrebbe farti tornare a chiuderti in te. Il mese in sostanza ti insegna il valore dell'amore per se stessi e ti chiede di liberarti da fardelli mentali e in alcuni casi anche da vincoli tossici. Per alcuni una nuova conoscenza rappresenterà l'opportunità di vivere una breve avventura o anche un eventuale riaffacciarsi di qualcuno dal passato. È possibile, ma potrebbe non durare molto questo mese. Per le coppie il momento è critico, quindi fai attenzione alla gelosia e ai punti di incontro sulla gestione della storia che devono essere analizzati e chiariti. Sul lavoro vi è una certa incertezza, anche se stai cercando lavoro, c'è tanta voglia di autonomia, di sdoganarti da vincoli e catene. Nei casi più gravi questo mese sceglierai di avviare la ricerca di un nuovo lavoro oppure chiuderai un rapporto lavorativo o affettivo. La fine del mese comunque è ottima per i single. Incontri importanti che promettono sviluppi interessanti si aprono sul successivo mese di dicembre. Ok, andiamo a vedere quindi il nostro oracolo. Vediamo un po' il Woodland Wardens cosa vuole consigliarti per questo novembre 2023, una variante difficile, ma sai, qui tu vai a riconquistare il dono più prezioso di tutti, la libertà di scegliere tu. Forse qui ci sono
troppi dogmi, troppe cose che ti limitano e alla fine questo mese dici mi avete rotto le scatole, sono saturo. L'ape e il melograno. Allora, l'ape e il melograno rappresenta e sintetizza bene questa stesa, in quanto ci dice l'ape è laboriosa, comunque alla fine è un insetto che con il suo lavoro produce anche il miele, quindi qualcosa di molto speciale e anche, che è anche molto salutare. Così è la melograna, una scorza dura che una volta aperta lascia cadere tanti frutti. Io ti vedo molto così questo mese, te l'ho detto, tieni botta, assaggi un attimino di gioia, ritieni botta, alla fine basta, mi apro e lascio i nuovi frutti. Pur se ancora questi frutti ti possono rimanere questo mese un po' forse incerti, quindi puoi dire ok, mi apro alla nuova relazione, ma lui, lei, gli piacerò, oppure magari mi ha dato segnali, siamo usciti insieme, ma nascerà però sempre meglio che restare nella stagnazione. Oppure il nuovo lavoro, sì, mi butto, accetto, prendo questo lavoro, sempre meglio che restare in gabbia. Cioè alla fine è un mese nel quale appunto, così come l'ape lavora tanto per produrre il miele, che è una cosa preziosissima, anche tu lavori tanto di mente, anche di azioni qua, perché comunque qua c'è proprio un rompere diretto con qualcosa per produrre comunque il bello. Alla fine il 2 di coppe è una carta di bello. Oppure appunto la tanta pazienza, la tua dura scorza alla fine si rompe e i semi cadono, e anche se nessuno può vedere questi semi, nessuno può percepire il loro potenziale, tu sai bene che nasceranno alberi nuovi. Quindi è un mese nel quale appunto c'è un punto di rottura importante con una situazione collaudata che ti dà anche soddisfazione questo mese, però te la toglie anche, soprattutto in amore, però anche nel lavoro la vedo abbastanza instabile. Comunque è un mese nel quale comprendi veramente che cosa vuoi fare, come vuoi camminare, in quale sentiero. E quindi io ti auguro ogni felicità, un bellissimo novembre, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della calcite. Andiamo a vedere che cosa porta questo mese di novembre, quali energie per te che hai scelto la variante della calcite in questo mese di novembre 2023. La candela, l'illuminazione. Beh, anche per te non sembra affatto male questo mese di novembre. La candela è comunque una carta molto bella, parla comunque di un segno che è giunto il momento di confidare in se stessi. Magari di recente ci siamo sentiti stressati, sfiniti da continue richieste o da vessazioni, tuttavia si deve star certi che i nostri sacrifici sono compiuti per un bene più alto e quindi che la nostra vita brillerà. La candela può anche indicare che si stanno per esaurire le forze e che quindi una situazione, il lavoro, nell'amore, potrebbe sfuggirci di mano, quindi si deve imparare a gestire un po' le energie. Radicati con regolarità, dice il manualetto, e misura gli sforzi, riposo e contemplazione ti saranno di grande aiuto. Non tirare troppo la corda, tieni a bada i desideri e ci aggiungo anche le persone moleste, i famosi casi umani. Andiamo a vedere con l'Angel Femminile Wisdom le energie di novembre 2023 per te che hai scelto la variante della calcite. Ebe, sostegno spirituale, la seconda volta che esce la stessa carta e quindi ci parla della capacità di ritrovare
la gioia di vivere, di ritrovare la motivazione e anche di saper scegliere con certezza quello che è, con sicurezza più che con certezza, quello che è il nostro vero nutrimento animico. Certo, è una carta che prevede scelte, prevede anche passi importanti, prevede decisioni, così come può prevedere tagli. È una carta che comunque ci invita a prendere coscienza di ciò che veramente è il nostro sentire più profondo. Insomma, bella accoppiata qua, un po'. Fai pulizia dei casi umani e ascolta veramente che vuoi. O questo mese di novembre si candida a epurare tutto il marcio che c'è nelle nostre vite. Meno male, dai, meglio così. Andiamo a vedere col tarocco dorato dei Visconti. Questo mese di novembre 2023. Quali sono le energie e gli eventi principali per te che hai scelto la variante della calcite? Il Fante di coppe. Buona. La giustizia. Il Fante di denari. Il 4 di coppe. Il sole. Ottima per il lavoro ma anche per l'amore, direi. Tra l'altro il tema del sostegno spirituale o anche del sostegno fisico, quindi anche a livello di socialità, non solo a livello di alimentazione, ma anche di incontrarsi, eccetera, è rappresentato proprio dalla giustizia anche. Quindi direi, dai, per ora sta andando bene, vediamo un pochino. Si candida ad essere una bella variante. 4 di bastoni, Re di spade, 10 di bastoni, 10 di spade. Allora, mese molto buono, 2 10 uno dietro l'altro, quindi c'è proprio un passaggio ciclico. Partiamo da quello che sembra l'ambito predominante. Qua le energie sono forse molto più adatte a quella che è la situazione lavorativa. È vero che c'è un Fante di denari e anche un Fante di coppe e anche un sole, mi viene da dire. Comunque possono rappresentare delle corteggiatrici se sei uomo o dei corteggiatori se sei donna. Comunque in generale qua la partenza, almeno con questa giustizia su 4 di bastoni, più che essere legata a un discorso di amore, è legata o a un discorso di coppia o di famiglia o comunque di socialità più stretta, più intima. Il 4 di bastoni è una carta di lavoro ma anche una carta di famiglia ed è la carta un po' del dettaglio, del ritocco. La giustizia può rappresentare quello che è magari l'avvio di lavoro in casa o la compravendita di un immobile o la locazione anche di un immobile, un contratto o magari anche un progetto per una futura riqualificazione di un immobile. Insomma, può rappresentare tutto ciò che verte intorno all'idea di abitazione o di socialità più stretta, quindi anche magari una riorganizzazione all'interno di un'azienda, che comunque viene fatto, secondo me qui viene programmato, perché vedi poi il 4 di bastoni è una carta di dettaglio, di ritocco e quindi di tutto ciò che comunque va fatto in itinere. Quindi anche se fosse una compravendita magari c'è un accordo, però c'è da lavorarci sopra. Anche con questo Fante di denari sul Re di spade potrebbe essere una proposta che arriva. Se si tratta di lavoro perché non hai lavoro, potrebbe essere benissimo una richiesta che viene fatta tramite un colloquio, la giustizia, te l'ho detto prima, un incontro su 4 di bastoni con la proposta proprio di un contratto, quindi Fante di denari e Re di spade, o comunque la certezza o l'avvio di un contratto, perché poi c'è un 4 di coppe e un 10 di bastoni che mi vanno un po' a smorzare gli entusiasmi, anche se alla fine un sole e un 10 di spade
Certamente il 10 di spade non è una carta bellissima, però almeno ci dice che un periodo buio sta comunque concludendosi e un sole porta alla luce nuove possibilità. Quindi comunque a livello materiale lo vedo un mese molto produttivo, o se non fosse produttivo è un mese nel quale si ha comunque la percezione di andare in un netto miglioramento. Sono favoriti gli studenti, sono favoriti coloro che vogliono fare una compravendita, sono favoriti coloro che stanno facendo colloqui di lavoro, sono favoriti coloro che vogliono cambiare lavoro, sono favoriti anche coloro che vogliono accedere a mutui, finanziamenti. Insomma, le prime 2 settimane o comunque i primi 10-15 giorni sembrano molto buoni. Poi c'è un momento in cui ci si arena. Sto 4 di coppe, che è una carta di lusso o anche comunque di lussuria in certi casi, anche se l'uno non ha niente a che vedere con l'altro, ci mancherebbe, però spesso e volentieri nelle descrizioni vengono confuse le due cose, e ci porta appunto su un 10 di bastoni, che è la carta poi di pesantezza, di rallentamento, ma che ti dice non abbassare la guardia, perché comunque è un mese nel quale puoi costruirti o aprirti nuove possibilità anche alla luce di proposte con un fante di coppe, soprattutto come energia reggente, che ti si rivelano e che ti aiutano a chiudere comunque quello che è un periodo di incertezze, o comunque a superare un periodo di insoddisfazioni, dove ti chiedi appunto, come diceva sia la carta di Eve sia la carta della giustizia, se veramente questo 4 di bastoni attuale sia il tuo sostentamento spirituale più giusto e anche materiale, o se puoi ambire di meglio, se puoi fare di meglio. Vedi, qui è interessante perché tu hai 2-10 che sono comunque la chiusura e passaggio a un nuovo ciclo, ma hai anche 2-4 interrotti dall'intervento di un qualcuno, di 2 figure, un fante e un re. Quindi comunque c'è effettivamente un movimento sulla tua situazione materiale, una proposta, ti ripeto, o se stai vendendo una casa a un compratore, insomma, che comunque ti porta, nonostante le difficoltà del momento, nonostante un po' di senso di pesantezza, ad avere in chiusura del mese delle prospettive migliori. Diciamo che a livello lavorativo queste carte danno il meglio, a livello anche di interazione sociale danno il meglio, perché comunque sempre la giustizia nutre corpo e mente sulla base di un 4 di bastoni, carta di nuovo di dettaglio e di ritocco, quindi è possibile anche che soprattutto nella prima parte del mese anche a livello sociale ci siano più contatti, anche a livello sociale ci siano più possibilità, che poi qua si vanno un po' a smorzare. Forse in questo momento nella terza settimana sei un pochino più giù, però poi alla fine anche qui ti proiettano verso nuove prospettive, nuove idee. Magari qui non sto ancora parlando di amore, qui sto parlando anche di persone con cui collaborare o amici, comunque ecco, magari ti danno input, suggerimenti nuovi, o comunque ti suggeriscono come poter approcciarti meglio ad un problema per risolverlo, ecco. Quindi in generale sul lavoro e sulla socialità lo vedo un mese dove, escluso un po' di pesantezza nella terza settimana, qua forse c'è comunque una chiusura che ci proietta idealmente verso un dicembre abbastanza costruttivo. Veniamo all'amore. L'amore qua in realtà sembra essere un pochino più complicato, perché comunque qui abbiamo un fante di coppe, quindi sicuramente, e anche un fante di denari, sicuramente le prospettive qua non mancano. Certamente per qualcuno questo fante di denari sul re di spade può rappresentare anche offerte da persone che hanno già relazioni, quindi comunque un po' le persone in cerca di avventura, e anche in questo caso può piacerti come può non piacerti. Del resto qui hai una giustizia su un 4 di spade, quindi veramente vi nutrirebbe una cosa del genere, ma è anche un 4 di coppe su un 10 di bastoni, quindi sì, ok, alla fine questa situazione che rappresenta solo un'avventura me la vivo forse anche in maniera, perché poi il 10 di bastoni è anche chi si impone le cose, anche in maniera un po', diciamo, senza prenderla sul serio appunto, e poi mi proietto verso nuove prospettive. Quindi è un mese dove comunque le interazioni anche a livello di amore non mancano.
In alcuni casi qua può trattarsi anche di più persone che entrano nella tua vita, ma secondo me non si tratta di ritorni qua, sai, si tratta secondo me di persone che comunque sono nuove conoscenze, oppure potrei dire con questo fante di coppie che qualcuno c'è già, sto parlando se sei single, le coppie le faccio dopo, però che vedi magari qui la situazione è un attimino da comprendere, forse non, è una di quelle storie che vivono momenti di alternanza, anche qui potresti avere un momento di conflittualità e poi potresti scegliere forse di chiudere, anche alla luce di nuove prospettive a livello mentale e della volontà di tagliare un periodo conflittuale, soprattutto se si tratta di una persona che si pone come un re di spade, uomo o donna che sia, quindi comunque si pone in una maniera anche abbastanza decisa, anche abbastanza diretta, ma poi è un fante di denari, quindi comunque pecca un po' di incostanza, quando non addirittura di demotivazione, oppure magari interessato o interessata solo all'aspetto della lussuria, e quindi rende pesante anche gestire una situazione. Quindi qua potresti trascinarti un po' questa situazione già aperta, se c'è, per tutto il mese, per poi alla fine tagliare, o viceversa fare degli incontri, trascinarli un po' anche questi fino alla fine del mese, dei quali uno con una persona che comunque ha già un impegno, e anche qui puoi scegliere di proiettarti oltre. Questo se sei single. Se sei in coppia non la vedo malissimo, ti dirò, la vedo molto buona questa situazione, una giustizia su 4 di bastoni. Comunque alla fine il 4 di bastoni è carta di coppia, la giustizia è carta di anche accordo fra due persone, matrimonio, coppia, quindi non la vedo malissimo. C'è anche qui questo fante di spade su questo fante di denari, su questo re di spade. Non voglio vederli necessariamente come due persone diverse, anche perché uno mi è nel mentale e uno nel fisico. Posso vederlo un po' come un po' di passione che va giù, che però alla fine tiene botta qua. Quindi se sei in coppia, niente nuove buone nuove, poniamoci, vero che qua c'è un 10 di spade, però qui resta un sole, considerando che se sei in coppia mi parti da una situazione di giustizia, mi arriva un sole, qui può esserci un po' di demotivazione, o magari anche la voglia di farsi attirare da una persona o situazione che comunque ti entra nell'occhio, però poi si chiude tutto. Ecco, comunque la coppia la vedo andare avanti. Questo secondo me vale anche per le storie triangolari, perché mai come qui potrebbe rappresentarmi una triangolazione. Certamente anche qua alla fine c'è molta fiducia verso il mese di dicembre, però forse cominci un po' a stancarti anche di questo, cominci un po' a chiederti se veramente una situazione ti nutre, o se magari non deve essere tagliata, perché non ti dico che se sei in coppia devi tagliare, ma magari deve essere un po' riprogrammata, ripensata per vibrare di più alla tua frequenza. Quindi laddove tu sia single, qua è un mese dove le possibilità ci sono, ma poi di fatto non sembra evolvere in qualcosa di più importante. Laddove invece tu sia in coppia, qui c'è una continuità alla luce di un momento di sbandamento anche mentale, può essere tuo, può essere del partner o della partner, che comunque poi si risolve in un nulla di fatto. Quindi in realtà la coppia tiene, ci potrebbero essere almeno, diciamo, intorno alla terza settimana un po' dei motivi di dissidio, ma in generale poi la vedo tenere la coppia, non mi sembrano carte così brutte. Un 10 di spade sopra un sole potrebbe far pensare che magari ciò che è in divenire potrebbe rappresentare una sfida ancora più ardua e potrebbe spingerci anche forse a cercare di allontanarci dalla coppia, però secondo me è in divenire, non succede questo mese, ecco, è un qualcosa che sta maturando lentamente in te. Non è un brutto mese in generale, ho buttato tanta carne al fuoco, però tanto sai che ci sono i riassunti, vediamo un po' che cosa vuol dirti il riassunto di questo novembre 2023. Sintesi della variante numero 2. Mese molto buono, soprattutto per il lavoro e la gestione delle risorse. Contratti, colloqui,
riqualificazioni, mutui, locazioni, vendite, cause legali, speculazioni finanziarie, riorganizzazioni aziendali, eccetera. Molto 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 positivo. Dopo un primo momento di buone prospettive, però, tutto sembra arenarsi. Non demordere, è un fermo temporaneo. Già intorno alla fine del mese tutto riprenderà a fluire. Anche per lo studio il mese è ottimo. In amore non mancano le prospettive, flirt, avventure, oppure conoscenze con cui instaurare un qualcosa di durevole, pur se con momenti iniziali di alti e bassi. Toccherà a te scegliere se e quanto farti coinvolgere, ma non sembra che questo mese tu abbia voglia di legarti stabilmente, sembri pensare più alla tua autonomia. Il mese non è buono per i ritorni. Anche per le coppie il mese non è male, nonostante qualche incomprensione che può causare brevi scatti di ira, un po' di conflittualità, insomma. Se stai frequentando qualcuno c'è continuità, nonostante il tuo umore non sia dei migliori e la tua meta sembra essere quella di trovare la tua libertà nel gestire i rapporti. Bene, non resta che andare a vedere che cosa vuol consigliarti il Woodland Wardens per questo mese di novembre 2023. Per te che hai scelto la variante della calcite, il daino e l'avena. Riposati e ricaricati, la moderazione e la consapevolezza sono fondamentali quando ti riprendi da un momento difficile, da una sfida molto intensa o da un periodo di intensi sforzi. E ricorda che a dispetto degli alti e bassi che puoi vivere questo mese, soprattutto per quanto riguarda la situazione affettiva, ma anche un po' nel lavoro, comunque anche nei terreni più aspri può crescere un frutto come l'avena, appunto, e quindi forse questo mese magari le sfide saranno tante, la pazienza che dovrai portare sarà tanta, però appunto chiudi con la consapevolezza di aver lasciato alle tue spalle un periodo difficile, pieno di opportunità che magari sono anche sfumate, ma con nuove opportunità, forse con il doppio delle opportunità che hai lasciato indietro. Alla fine bel messaggio, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'ossidiana dorata. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata quali sono le energie di questo novembre 2023 che si sta per aprire. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. La campana, il risveglio, è uscita anche nella prima variante. È una bella carta perché comunque parla del fatto che è tempo di celebrare un cambiamento, un rituale, oppure un cambiamento attraverso un rituale, che non deve essere necessariamente un rituale magico, può essere anche un momento per te. Sei invitato o invitata ad entrare in una nuova situazione attraverso la chiamata di uno spirito, la riconnessione con l'universo. Che si tratti di un matrimonio, di un nuovo lavoro, di un nuovo inizio, comunque per te c'è una nuova situazione e stai certa che l'universo, lo spirito della carta, ci dice appunto la campana, ti ascolterà e ti darà ciò di cui hai bisogno. Preparati ad una crescita del tuo potere personale e ricorda che comunque l'universo è sempre attento alle invocazioni, pertanto formula una domanda precisa e richiedi
all'universo non risparmiando i dettagli della tua richiesta. Oppure ascolta che cosa ti sta chiamando, che cosa risuona in te, cosa senti nel profondo come direzione di vita. Bene, non esitare, vai, inizia a costruire, inizia a fare. Andiamo a vedere anche l'angel femminile, sembra molto bello anche per te questo mese di novembre. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Auxo, accrescimento, e quindi riguarda tutto ciò che è stato piantato nei periodi successivi, tutto ciò che può crescere, che deve crescere e tutto ciò che comunque serve a formare il nostro bagaglio spirituale, emotivo, fisico, il miglioramento anche della tua situazione materiale, o comunque tutto ciò che riguarda l'accrescimento di potenziale, di possibilità o di risorse. Insomma, bellissima variante, almeno per ora. Andiamo a vedere coi tarocchi dorati dei Visconti, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. Tu che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata, come sarà il mese di novembre 2023 per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata? Il 10 di bastoni. Perseverare, forse non facile, forse denso di sfide, ma comunque la chiusura anche qua, perché il 10 di bastoni comunque è la carta numerale a valore 10 di quelli che sono dei bastoni, forse un qualcosa che ti costringe a spendere molte energie, però è anche la carta di chi alla lunga vince le sfide, ricordiamocelo, resta come energia, forse un mese non facile, ma che magari ti lascia una percezione di miglioramento. Vediamo un pochino. Il re di bastoni. L'otto di spade, il 9 di spade, il 5 di spade. Ci picchia a livello mentale, qua sembri molto stanco, molto stanca, però non è detto, ti ripeto, che queste carte, allora è vero, le carte di spade fanno sempre un po' paura, però in realtà se guardiamo bene qui si tratta del livello mentale ed emotivo, quindi o c'è una grande stanchezza, un grande stress, quindi cerca di riposare, oppure c'è magari un momento in cui si diventa un po' intolleranti verso gli altri, soprattutto con questo re di bastoni che rappresenta anche la persona disponibile, la persona che magari appunto dà il dito e gli prendono il braccio, gli prendono, che quindi alla fine qua si rompe un po' le scatole e dice ok, però se permetti. 10 di denari, 10 di coppe, fante di denari, asso di bastoni. Allora, alla fine del mese potrebbe arrivarti una notizia non bella. Potrebbe essere una notizia che riguarda una persona che magari appunto o ha un qualcosa di conflittuale verso di te, oppure magari è una persona con un 5 di spade che si impone un po' di sfidarti, di sfidare la tua pazienza. Può essere in amore come nel lavoro. Certamente se si tratta di lavoro, qui prevale un pochino la situazione della stanchezza, perché un 5 di spade comunque è una carta che parla di un qualcuno che si fa carico anche di troppe cose, quindi alla fine finisce un po' per soccombere, quindi magari fai attenzione qua.
Un 8 e un 9 di spade possono parlare di una sensazione di limitazione anche di risorse, e soprattutto su un 10 di coppe, che tecnicamente è una carta molto buona, ma anche di un momento in cui forse appunto con un 9 di spade diciamo che la situazione ci appare molto ardua e si fa di tutto per riuscire a mantenere una certa centratura. Questo perché? Perché magari o una situazione ci sfugge di mano, o ci assumiamo troppi oneri, o lavoriamo troppo, o abbiamo dei ritmi magari non belli. Insomma, non è proprio un mese dove la fatica la senti tutta, ecco, mi viene da dire. Tuttavia ci sono anche buone notizie, perché comunque ci sono ben 3-10, quindi comunque un mese nel quale si lotta, ma non senza la percezione che alla fine si uscirà da un tunnel o da un momento di stanchezza o di stress. 3-10, se permetti, è proprio il cambiare radicalmente una situazione, quindi il tuo impegno alla fine, nonostante un grande stress, una grande stanchezza, porta ad una situazione comunque molto buona in divenire, anche con questo asso di bastoni che arriva appunto a portare notizie forse inizialmente conflittuali, ok, però è sempre una carta comunque di novità. Attenzione alla gestione del denaro, dei soldi, o attenzione anche al furto di idee o ispirazioni nella terza settimana, con questo fante di denari su 9 di spade, quindi magari il fallimento di un progetto che deve fermarsi, arenarsi, un qualcosa che va cambiato anche in virtù magari del fatto che è superato o è stato vigliaccamente copiato da qualcuno. Insomma, fai attenzione, è un mese nel quale a livello lavorativo dai tanto, ricevi tanto, perché comunque le carte 10 di denari, 10 di coppe, fante di denari, asso di bastoni sono eccellenti, però a livello mentale sei veramente stanco o stanca se sei donna. Se non hai un lavoro, potrebbe essere il mese nel quale magari con questo fante di denari e questo asso di bastoni alla fine del mese o già comunque da dopo la metà del mese riesci a trovare una situazione lavorativa e quindi riesci ad aprirti uno spiraglio nel mondo del lavoro, anche e soprattutto per lo studio. Un fante di denari può essere quindi o per la formazione o l'affiancamento, però anche qui vedo molta fatica a livello mentale, molti timori, molte apprensioni. Ora io poi da ultimo lo apro quel 5 di spade, perché non mi piace lasciarti con un messaggio così triviale, perché comunque qui c'è molta stanchezza. Diciamo che la prima settimana può essere anche dedicata a problemi da risolvere in famiglia o discussioni in famiglia o gestione di quella che può essere una situazione a livello familiare, anche semplicemente magari chi ha i genitori anziani o magari chi ha figli. Quindi la prima settimana può essere anche non solo a livello lavorativo sicuramente molto buona, però anche può portare anche delle situazioni da analizzare in profondità in casa. La seconda, con questo 10 di coppe su 8 di spade, sicuramente può farti essere dedito o dedita alla tua mission, quindi comunque sia a livello lavorativo che nella ricerca del lavoro o in generale nella vita sociale, è come se tu ignorassi un po' il resto del mondo. La terza ha un 9 di spade su fante di denari, comunicazioni che forse non ti fanno piacere, magari pagamenti o magari un improvviso esborso di denaro, o magari anche quello che può essere un progetto, appunto come ti dicevo prima, che devi fermare, rimandare o che devi completamente variare. La quarta infine, con questo 5 di spade su asso di bastoni, ti ripeto, a livello di potenziale buono, però secondo me questo 5 di spade è proprio sinonimo di stanchezza. Un commentatore del calibro di Franco Spinardi dice però che il 5 di spade comunque attenua un po' la sua negatività qualora sia in compagnia di arcani positivi. Ecco, un asso di bastoni è molto positivo, quindi potrebbe rappresentare per alcuni soltanto una leggera insofferenza, è un po' una vocazione a chiudersi. Qui sei più un misantropo o misantropa di me,
nonostante qui potrebbero esserci anche degli inviti nella terza settimana o magari anche delle persone che ti propongono anche situazioni lavorative. Veniamo al discorso amore. Allora, per quanto riguarda l'amore, io qui purtroppo, soprattutto per le situazioni già consolidate, coppie, triangoli, situazioni complicate, vedo una prima buona settimana, ma poi vedo un pochino, secondo me, quello che è, perché qui è chiaro che se nel lavoro la parte materiale mi è più preponderante, nell'amore è quella comunque emotiva che mi è più preponderante. Se mi parti da un re di bastoni e poi mi vai su un 8 di spade, che è un po' una chiusura nei confronti di questo re di bastoni, e poi addirittura mi vai su un 9, poi su un 5, beh, secondo me qui c'è proprio un taglio netto. Non sarà per tutti, per altri sarà mentale. Tuttavia le carte dell'8 di spade e del 9 di spade possono rappresentare anche la volontà, la fermezza, il fare accapocciate col destino, ma il volere che le cose vadano come vogliamo noi. Ecco, in questo caso, se sei in coppia, mi viene da dire che comunque il mese lo vedo conflittuale, anche alla luce di nuove idee, più che nuove possibilità, o di litigate che possono passare anche per la scrittura, messaggi WhatsApp, eccetera. Qui con 2-10 una situazione di coppia potrebbe avviarsi verso un radicale rinnovamento, se non addirittura verso una chiusura. Se sei single, io qua la vedo una nuova conoscenza, però qui la seduzione è molto sottile, a livello quasi anche di gioco un po' il gatto col topo, ecco, mi viene da dire, ammesso che qui non sia una cosa di fantasie estreme. Allora in questo caso questo fante di denari su un asso di bastoni potrebbe rappresentare effettivamente quello che è l'incontrare una persona che ha un po' la stessa vocazione di colui o colei che ha fantasie estreme. Però in generale si parla se no di una persona che vive il rapporto d'amore o la anche sessualità o con troppi tabù o con troppe libertà, o che magari non è proprio, diciamo, il massimo della sicurezza in fatto di stabilità di coppia. Quindi se sei single, qua ci potrebbe essere una conoscenza o un qualcuno che ti corteggia, che però ti appare un po' instabile. Io prima di lasciarti, prima di farti il riassunto, voglio andare ad aprire questo 5 di spade, perché si tratta sempre di livello mentale energetico qua, però andiamo a dare un'occhiata, perché non mi piace, sai, lasciarti così. Anche perché vedi che a livello materiale Auxo ci diceva il vero, le possibilità fioccano. A livello di mentalità, forse di sentire interiore, forse era più il discorso della campana, quindi c'è comunque bisogno di novità, perché forse la situazione è stagnante. Re di coppe, fante di coppe, 6 di spade. Allora potrebbe essere la rivelazione di un qualcuno che ti ferisce, quindi magari una rivelazione di un partner, di una partner, o di un qualcuno che aspetti, o una notizia inerente a un qualcuno. Magari tu aspetti il ritorno e sai che la persona ha preso definitivamente un'altra via, oppure magari tu aspetti una persona in particolare, però anche questa magari ha preso un'altra via. Ecco, per alcuni sarà una notizia brutta in questo senso, per altri sarà proprio un corteggiatore che arriva su una situazione già consolidata, che porta poi appunto a un conflitto, a un'insofferenza, a un'intolleranza. Per altri ancora sarà proprio la persona che si pone come un re di coppe, quindi moralità eccetera, ma dentro poi è un fante e c'è la rivelazione qua, e quindi c'è proprio il discorso di dire mi ero venduto come re con una stabilità, con una, però in realtà sono un fante, quindi ho tutta l'incostanza, la vocazione alla libertà, anche che ha il fante appunto. Quindi secondo me qua potrebbe esserci un po' una persona che ti si rivela non proprio
aderente alle tue aspettative, oppure che ti rivela un tradimento o magari che ti chiede un periodo di riflessione, oppure se stai aspettando un ritorno vieni a sapere che la persona purtroppo in questo momento ha preso definitivamente un'altra via. Insomma, a livello emotivo qua, nonostante ci sia qualche possibilità, soprattutto intorno alla seconda metà del mese, più verso la fine e anche all'inizio, secondo me mi viene da dire, comunque sembra che il mese più che dare tolga, inviti a rinnovarsi. Andiamo a vedere comunque con un riassunto, perché comunque ho messo tanta carne al fuoco. Sintesi della variante numero 3. Mese eccellente per il lavoro e la situazione materiale. Anche se non hai lavoro, quindi se lo stai cercando, il mese comunque è buono, offre buone prospettive. Tuttavia attenzione alla stanchezza ed anche ad un periodo nel quale la pazienza non sarà proprio una delle tue virtù. Potrebbero originare conflitti con le persone attorno a te o portarti ad avere scatti di ira giustificati da quella che consideri l'invadenza altrui. Attenzione alla gestione dei soldi comunque e al furto di idee o progetti. Nel lavoro in generale c'è crescita e questo vale anche per chi sta studiando, ma ricorda di non eccedere, potresti arrivare alla fine del mese molto provato o provata. Dalla metà del mese occhio a piccole spese impreviste. All'inizio del mese per qualcuno ci sarà da affrontare una situazione familiare complicata oppure un conflitto all'interno della famiglia. In amore il mese è ottimo se sei single o se stai aspettando un ritorno. Tuttavia, anche in questo caso fai attenzione al modo nel quale la persona che entra o rientra nella tua vita gioca con i sentimenti. Quindi fai attenzione a non farti travolgere dalla spirale di instabilità di questa persona e considera che per il momento puoi vivere una bella avventura, ma che comunque in futuro lascerà spazio a situazioni più solide. Se sei in coppia il mese metterà a dura prova la tenuta della coppia, quindi fai attenzione, per alcuni questo mese potrebbe essere addirittura risolutivo. Attorno alla fine del mese una notizia da parte di una persona, o magari su una persona che ti è particolarmente cara, quindi magari l'ex del quale aspetti il ritorno, o magari qualcuno che ti piace, potrebbe mettere a dura prova il tuo umore. Bene, direi di andare a vedere il nostro ultimo oracolo, l'oracolo del Woodland Wardens. Che cosa vuol dirti per questo? Sembra un mese tutte e tre le varianti sono state abbastanza ardue, Sembra un mese in cui le sfide sono tante, ma comunque alla fine se ne esce vincitori. Vediamo un po' che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante dell'ossidiana dorata. La salamandra e il pepe nero. Allora, sì, vedi, la salamandra e il pepe nero non è una carta brutta, anzi è una carta buona, è una carta che comunque porta delle grandi opportunità. Riassume il senso di questa lettura, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, e ti dice: ti attende una buona novità. Il problema è che questa novità ti porta il pepe, ovvero ti porta un qualcosa di pungente, ti porta un qualcosa che ti risveglia, un po' come diceva anche la carta qua, ti porta un qualcosa che forse gioca sulle tue sicurezze. Quindi in realtà un po' questa fine conflittuale che vediamo con questo 5 di spade la posso anche vedere, come diceva Spinardi, come seduzione sottile. Quindi la carta ti dice: preparati un po' a uno stravolgimento, soprattutto a livello emotivo della vita, e quindi a fare entrare nuove possibilità, nuovi momenti anche di gioco, di seduzione, però abbandona il dogmatismo, abbandona la freddezza, abbandona la rigidità che ti tiene forse anche un po' fermo, come abbiamo visto: 8 di spade, 9 di spade, 5 di spade. Cerca di abbandonare questa rigidità, perché qui ci sarà qualcuno che giocherà con te a livello sentimentale, e non vuol dire giocherà con te che ti prenderà in giro. Giocherà con te vuol dire che comunque
può anche giocare in modo complice, non è detto che debba giocare, però ecco, prendila ora come un gioco, quindi cerca di giostrare bene a livello sentimentale, perché appunto questa novità o anche questa rinascita in seno ad una coppia, anche se ce la vedo un po' peggio, porterà del pepe nella tua vita. Quindi qua ben vengano relazioni, avventure, fantasie erotiche, eccetera eccetera, però cerca di aprirti, perché comunque questo mese la possibilità c'è. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Si conclude così questo video domenicale dedicato al mese di novembre. Voglio ricordarti che in questo mese partirà il nuovo workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos e che c'è ancora un posto disponibile. Inoltre voglio ricordarti anche che dal mese di ottobre sono attivi gli abbonamenti per tornare a vedere l'Espresso più tarocchi e per godere di altri vantaggi. Voglio anche dirti che mercoledì 1 novembre il video infrasettimanale non sarà pubblicato. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento al video di domani sera. Ciao! La seconda settimana invece è una scarica energetica, quasi un atto liberatorio. In amore, nella vita sociale, lavorativa o familiare, vaffanculo, non ho messo il microfono. Vendite, cause legali, speculazioni finanziarie, riorganizzazioni accendali. Mese eccellente per il lavoro e la situazione materiale. Anche se non hai lavoro, il mese è ottimo. Tuttavia attenzione alla stanchezza e anche al periodo. Mese eccellente per il lavoro e la situazione materiale. Anche se non hai il lavoro, il mese è comunque ottimo per la ricerca di un lavoro, per colloqui, eccetera. Tuttavia potrebbero originare conflitti con le persone attorno a te o portarti a avere anche atti di ira, scatti di ira. Community! Che cosa porta il mese di novembre? Scoprilo con la Lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono quarzo rosa, calcite, vaffanculo. Questo novembre parte il nuovo workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos. Più piano.